Ci lasciamo alle spalle l'ultima sosta del 2025, ci avviciniamo insieme alla 12ª giornata di campionato con l'Inter che scenderà in campo a San Siro nel derby contro il Milan, una delle partite più attese della stagione, più importanti della stagione. E allora per una partita importante è necessario un ospite importante e allora oggi, sono davvero contenta, amiche e amici nerazzurri, di portarvi qui su Passione Inter un giornalista, un grande giornalista, ma soprattutto è anche un grande tifoso dell'Inter che accolgo con molto piacere ed è Fabrizio Biasin, che ringrazio anche per essere qui. Ciao Fabrizio, Ammazza che sviolinata. Ciao, hai ciao visto? Romina, ciao Romina, grazie a te, grazie per l'invito, è un piacere. In questa settimana così importante. Esatto, esatto. Tra Mm. l'altro l'ho detto, finalmente sosta terminata, so che tu non sei un grande fan della sosta per le nazionali, Dici? giustamente. Sì, e così a Dici? intuito mi sembra di capire che tu non sia un Soprattutto, grande fan. soprattutto la terza sosta, cioè tre soste in 2 mesi, io non ce la facevo più. Poi questo era anche importante, no? Per un certo tipo di situazioni legate alla nazionale, andate in un certo modo. Finalmente fino a marzo ce le siamo levate, quindi adesso pensiamo soltanto a campionato e Champions e speriamo che vada tutto bene. Esatto, riapriamo in bellezza con 2 partite, insomma, molto importanti. Io però prima di arrivare al derby, Fabrizio, voglio rifare un passettino indietro con te sul discorso Sì, della sosta, perché è una sosta che ci ha lasciato comunque delle cose da analizzare, qualcosa di positivo sicuramente con tanti dei nostri nerazzurri impegnati e impiegati con le rispettive nazionali, un po' di gol, un po' di assist in giro per il mondo e per l'Europa, però ci sono anche, diciamo, delle polemiche che si porta dietro questa sosta, al di là degli infortuni, ma ci torniamo dopo. La polemica, diciamo, che torna in voga e che è tornata un po' in voga in questi giorni e voglio discuterne con te, è quella legata al famoso blocco Inter, no? Con la nazionale italiana che è stata sconfitta dalla Norvegia, adesso è tornato di moda criticare un po' il blocco Inter. Ho letto anche delle dichiarazioni di Rivera che ha parlato nello specifico di Bastoni, dicendo appunto che l'Inter giustamente tutti considerano Bastoni un difensore eccezionale, poi con l'Italia invece magari fa degli errori definiti addirittura tragici. Lui ha detto evidentemente in azzurro non ha le stesse certezze a cui riesce ad affidarsi quando gioca con il club. Io voglio farti una domanda, la estendo non solo a Bastoni, non voglio parlare del singolo ma un po' di tutti. Ti chiedo, secondo te il problema è che i giocatori dell'Inter con la nazionale sottoperformano in generale o c'è un discorso legato magari al fatto che gli altri giocatori della rosa non mettono l'Inter in condizione di performare al massimo, i giocatori dell'Inter anzi, in condizione di performare al massimo o c'è un discorso esterno che ti chiedo? allora, intanto io trovo che sia molto sciocco, dover ragionare l'Italia non funziona perché troviamo un colpevole, in questo caso è colpa del blocco Inter, è colpa di no, se l'Italia non funziona è perché, ha un problema l'Italia come movimento calcistico, non dipende da una squadra di club. La squadra di club prova a fornire i suoi giocatori e lo fa ben sapendo che si assume un rischio, perché, devi sperare sempre che tornino in salute. Al limite il problema è di chi non ha giocatori da offrire alla nazionale. In questo momento l'Inter è la squadra che ne offre di più e sono giocatori di livello. Al limite possiamo ragionare sul fatto che le richieste fatte ai giocatori sono differenti, perché noi pensiamo che un tempo, fino a 30 anni fa, si poteva ragionare sui blocchi. Perché? Perché il calcio era fatto di 11 ruoli e quelli erano c'era il difensore, il marcatore centrale, c'era il terzino, c'era il centrocampista, c'era l'ala e c'era l'attaccante, li prendevi dai club e facevano il difensore centrale, il terzino, il centrocampista e l'attaccante. Adesso ogni giocatore ha una richiesta specifica nel suo campionato, nel suo club. Il braccetto, come lo fa Bastoni nel suo club, è diverso da quello che viene richiesto a un altro braccetto in un'altra squadra ed è ancora diverso da quello che viene richiesto in nazionale. Quindi è semplicemente la richiesta che è differente, quindi puoi arrivare ad avere risposte differenti sul campo. Adesso ci si è concentrati sulla prestazione negativa di Bastoni, devo dire in ottima compagnia perché
pochi hanno giocato a un livello sufficiente, e pensare che Bastoni possa essere un punto debole della nazionale mi sembra di dire una roba che non sta né in cielo né in terra. Bastoni è un giocatore benedetto, se a qualcuno non piace, peggio per lui, me lo tengo volentieri io. Io penso che Bastoni sia nel suo ruolo, senza ombra di dubbio, secondo me, uno dei primi al mondo nel suo ruolo. Senti, sotterriamo le polemiche, visto che hai detto giocatori che ci teniamo molto volentieri, ne cito un altro che invece in nazionale, insomma, in questa parentesi ha fatto vedere belle cose, un po' sorprendendoci forse, che è Pio Esposito, un altro di quelli di cui si parla tantissimo. Viene definito pulcino, ma forse è un pulcino che è già diventato grande, se vogliamo, perché comunque ha trovato il suo gol assegnato al Mondiale per Club, in campionato, in Champions League, con la nazionale, insomma si è fatto notare anche in maglia azzurra. E voglio chiederti, visto che è un discorso di cui si parla tantissimo, soprattutto all'interno dell'Inter, secondo te è già pronto per essere considerato non più un giovane da aspettare e tutelare, visto che all'Inter tra l'altro è difficile farlo, e secondo te quali possono essere anche un po' i limiti e i difetti che dovrebbe invece limare, essendo comunque un giocatore, diciamo, comunque giovane, quindi che deve fare la sua esperienza? Allora, anche in questo caso c'è una cosa assurda, no, legata a tanti tifosi anche dell'Italia, che però sperano che Pio Esposito giochi male, così possono criticarlo e attaccarlo. È una roba un po' strampalata, ma purtroppo succede anche questo. In realtà il ragazzo sta crescendo e crescendo molto bene, è arrivato a 3 gol in nazionale, ha già segnato in Champions League, ha fatto il suo gol in campionato, si sta ritagliando sempre più spazio e sta dimostrando di poter diventare il nuovo, che ne so, Vieri. Io non esagererei in quest'ottica, cioè è inutile fare ragionamenti a lunga scadenza, bisogna ragionare sul presente. Il presente ti dice che è un giocatore che è in grado di stare nella rosa di un grande club, di un club ambizioso, è in grado di giocare titolare senza lasciare apprensione ai suoi tifosi. Se gioca Pio Esposito, non c'è un tifoso che dice porca miseria, siamo nelle mani di un ragazzino. No, sei sereno perché sai che questo ragazzo ha la possibilità di incidere. Il suo atteggiamento è sempre corretto, riesce sempre a metterci tutto quello che ha anche quando gioca un quarto d'ora, e quindi io penso che questa sia la grande notizia, cioè Pio Esposito alla sua età, a 20 anni, è già spendibile ad alto livello. Poi se diventerà il nuovo Vieri, il nuovo Toni o un attaccante forte ma non fortissimo, lo scopriremo strada facendo. Di sicuro già l'idea che Christian Chivu possa affidarsi a un attaccante definito in qualche maniera una riserva senza avere nessun genere di apprensione è un'ottima notizia rispetto a quello che abbiamo visto per esempio l'anno scorso, e questo vale anche per Bonny, un altro giocatore che ha già dimostrato di poter stare ad alto livello. Visto che parliamo di riserve, se vogliamo faccio l'ultimo collegamento anche col discorso delle nazionali per portarci al derby. Uno dei giocatori più impiegati in questa sosta è stato Zielinski, che tra l'altro ha fatto anche molto, molto bene. Un Zielinski con diciamo, un volto diverso rispetto alla scorsa stagione che evidentemente è stata sicuramente sotto le aspettative. Invece quest'anno sotto la guida di Chivu ha avuto un avvio di stagione, diciamo, positivo, sia in termini di rendimento, ma anche a livello di atteggiamento e mentale, e lo sta dimostrando anche comunque poi con quello che fa vedere con la nazionale polacca. A questo proposito, anche in vista del derby, in mancanza di Mkhitaryan, ti chiedo immediatamente, Fabrizio, chi deve essere secondo te il primo sostituto di Mkhitaryan? Perché appunto da un lato c'è un Zielinski che sta facendo bene, dall'altro c'è un Sucic nuovo arrivato, giovane, ma che insomma sta dimostrando già belle cose. Allora, intanto la cosa anomala non è Zielinski che gioca bene, la cosa anomala era Zielinski che giocava male, nel senso che l'Inter lo ha preso a parametro zero perché pensava che potesse dare un certo tipo di apporto, che l'anno scorso non abbiamo visto anche a causa di problemi fisici che gli hanno un po', diciamo, rovinato la stagione. Quindi a me non sorprende che Zielinski possa finalmente dare il suo contributo. Lui è un punto di forza assoluto della sua nazionale e sta piano piano trovando minuti e prestazioni anche all'Inter. Quindi questa è certamente un'ottima notizia perché
in assenza di Mkhitaryan, che è un caposaldo dell'Inter del passato ma pure del presente, il rischio era di non avere un giocatore all'altezza da mettere sul campo. Adesso non solo ne hai uno, ma ne hai pure due, perché le certezze si chiamano Cialanoglu lì in mezzo e Barella sul centro-destra. Adesso devi capire chi mettere lì a sinistra. Io credo, magari mi sbaglio, penso che potrebbe iniziare Sucic, che ha fatto vedere di essere un altro giovane spendibile da subito sul campo, ma non ho certezze, nel senso che anche in questo caso potrebbe serenamente anche giocare Zelinski e non penso che l'Inter perderebbe qualcosa, e questa è una buona notizia, cioè tu hai giocatori che puoi alternare senza avere nessun genere di apprensione. Ovviamente poi sta a loro riuscire a non far rimpiangere il titolare del ruolo, che in questo momento è ancora Mkhitaryan infortunato, però la mia sensazione è che possa partire Sucic. Senti, rimanendo sulle sensazioni in vista del derby, c'è un altro tema, che è quello legato alla dico possibile, ma in realtà è molto probabile assenza di Dumfries sulla corsia Sì. di destra, a rischio appunto per il derby, non ha giocato con l'Olanda, è rientrato prima a Milano. C'è un tema, il sostituto di Dumfries. C'è un Luis Enrique che è arrivato e che purtroppo, lo ha detto anche Chivu, sta dimostrando di non essere ancora pronto. C'è una partita pesante, come può essere il derby, che è un banco di prova importante soprattutto a livello, al di là della tattica, ma soprattutto a livello di approccio e mentale, quindi devi mettere in campo giocatori pronti. C'è Carlos Augusto, che stiamo vedendo impiegato su quella corsia appunto a sostituzione di Dumfries. Ti chiedo innanzitutto sensazioni su Dumfries, se pensi che effettivamente possa saltare il derby ed eventuali insomma date di rientro, e poi il sostituto di Dumfries, che mi sembra la cosa fondamentale. Allora, Dumfries mancherà, nel senso che ci sono veramente pochissime speranze di vederlo in campo domenica sera, quasi zero, al punto che sono poche anche le speranze di vederlo in campo in Champions League nella partita con l'Atletico. Quindi sicuramente salta il derby, poche speranze di vederlo anche in Champions League, però lì speriamo, manteniamo la porticina aperta. E quindi bisogna interrogarsi su chi gioca al posto di Dumfries. Allora, su Luis Enrique il ragionamento l'hai fatto tu ed è quello, cioè Kivu ha già chiarito che in questo momento Luis Enrique è più indietro nelle gerarchie perché non ha ancora, uno, capito il ruolo, due, secondo me dal punto di vista caratteriale si è dimostrato ancora un po' acerbo. Questo significa che è un progetto bocciato a gennaio, ho letto in questi giorni, è già stato deciso che andrà via, basta rivederci. No, non è così, perché nel 2021 gli stessi ragionamenti che adesso facciamo per Luis Enrique li facevamo per Dumfries, si diceva che non era adatto a stare nell'Inter. Nel 2023 si facevano gli stessi ragionamenti per Bissek, 0 minuti aveva a novembre, e poi adesso Bissek potrebbe giocare addirittura titolare domenica nel derby. Quindi prima di dire che un giocatore è certamente bocciato, aspettiamo quantomeno di arrivare a gennaio. Poi a gennaio facciamo le prime valutazioni. Al momento evidentemente è un problema perché non lo abbiamo visto in campo. E quindi chi gioca al posto di Dumfries? Io penso che l'Inter abbia una fortuna, cioè l'Inter ha pescato nel mercato di un paio di anni fa un giocatore che qualcuno definisce tappabuchi, e forse tappabuchi è un po' diciamo riduttivo, cioè stiamo parlando di un nazionale brasiliano, vedremo se poi Ancelotti se lo porterà al mondiale, che si chiama Carlos Augusto, che puoi mettere a sinistra, a destra, a fare il quinto, a fare il terzo, e 9 volte su 10 non fare impiangere chi gioca in quel posto come titolare. E quindi da questo punto di vista hai una buona notizia, cioè Carlos Augusto ti dà ampie garanzie. Qual è il problema? È che se Carlos Augusto lo impieghi dall'inizio ti perdi una chance in corso d'opera, no? Hai una carta in meno da giocare nel corso di una partita che probabilmente diventa decisiva nel secondo tempo. Quindi questa è la brutta notizia, ma non sarà mai una cattiva notizia pensare che Carlos Augusto possa giocare titolare anche a destra. Quindi io su quello mi sento tutelato. Bisogna capire poi se, siccome hai tutte partite ravvicinate, in particolare derby e Atletico in pochi giorni, e il rischio è che Dumfries non recuperi anche per la Champions, dovrai chiedere uno sforzo importante a Di Marco e allo stesso Carlos in queste due partite. Però, per come ho visto questi giocatori e in generale la squadra a livello fisico prima della sosta, mi sembra che, e sono sorpreso,
fisicamente stiano tutti molto bene, perché i dati sulla corsa funzionano alla grande. Quindi io spero che la sosta, maledetta sosta, non abbia fatto danni da questo punto di vista, e se sono gli stessi che ho visto poco prima della sosta, sono abbastanza tranquillo. Sì, poi il collegamento naturale viene anche con Di Marco, che in questo avvio di stagione comunque sta facendo vedere anche una resistenza fisica, se vogliamo, molto importante. Non posso non fare un collegamento rapido anche al discorso Diouf, perché giustamente tu mi hai detto su Luis Enrique, è un giocatore che è bocciato in questo momento, ma vediamo cosa ci riserverà il futuro. Su Diouf io la domanda te la faccio diretta, anche per quello che è stato poi, diciamo, che stiamo vedendo adesso, e per l'atteggiamento anche di Chivu. È stato un acquisto sbagliato, secondo te, da parte dell'Inter? Allora, l'Inter voleva, secondo me, un altro tipo di centrocampista, cioè secondo me, ce lo ha raccontato la cronaca quest'estate, cioè hai cercato di arrivare a un centrocampista più fisico, dinamico. Io credo che il dinamismo ce l'abbia anche Duf, però diciamo che le caratteristiche che poteva avere un Koné della Roma erano un filo diverso, soprattutto un giocatore a un livello superiore, no? Quindi sicuramente sei andato su un altro tipo di giocatore con caratteristiche diverse. Avendolo visto in questo momento praticamente mai, lo hai visto 5 minuti la prima partita e altri spezzoni qua e là, e non si è distinto per attenzione massima, cioè è parso un giocatore con delle qualità, ma anche un filo, diciamo, distratto rispetto a un certo tipo di richieste dal punto di vista tattico. È chiaro che in questo momento il giocatore è bocciato, però io faccio lo stesso ragionamento che facevo poco fa, cioè calma a dire che è un progetto perso e sbagliato. Queste cose, questa voglia di bruciare o promuovere giocatori dopo 2 mesi è una cosa che è meglio lasciare agli altri. Invece io credo che certe valutazioni si debbano fare, non dico sul lunghissimo periodo, ma almeno aspettiamo gennaio. Adesso ci sarà una partita di Coppa Italia dove io mi auguro di vedere questi giocatori, e lì dovranno dimostrare di essere all'altezza, quantomeno di una partita che sulla carta potrebbe essere più semplice, no? Come quella di Coppa Italia con il Venezia. Da lì in avanti capisci se hanno la forma mentale capace di impattare nel nostro campionato, perché poi sui numeri in realtà sia Diouf che Luis Enrique l'anno scorso nei loro rispettivi club le loro cose le hanno fatte anche bene, cioè Luis Enrique ha fatto 10 gol, 10 assist, non mi ricordo neanche, però insomma è proprio la questione mentale che dobbiamo capire, se sono caratterialmente pronti per stare a questo livello. Se lo dimostrano bene e vanno avanti in serenità, se non lo dimostrano a gennaio si faranno delle valutazioni, ma queste valutazioni non le puoi fare adesso, bisogna aspettare almeno gennaio. Chiaro è che per Diouf c'è un problema, cioè Diouf è incastrato in Sì. un reparto in cui la competizione è a livelli massimi, perché Çalhanoğlu è un titolare inamovibile, Barella è un titolare inamovibile, Mkhitaryan adesso è infortunato, altrimenti è un altro di quelli che fai fatica a togliere, in più ci sono Sucic, titolarissimo nella sua Croazia, e Zielinski, che è punto fermo della Polonia. Non è facile ritagliarsi dello spazio, e ci siamo dimenticati Frattesi, che è un Frattesi, altro che fa esatto, fatica a te lo stavo giocare. per chiedere. In realtà Eh. te lo volevo chiedere di Frattesi, perché è arrivata anche una domanda dal club di Passione Inter, dai nostri tifosi nerazzurri, sul futuro di Frattesi. Cioè è un grande punto di domanda questo di Frattesi. L'hai detto tu, c'è abbondanza a centrocampo, Frattesi ha avuto e ha anche le sue occasioni, ma c'è sempre quella sorta di sensazione di un giocatore che non incide mai. Io l'ho definito una sorta di ingranaggio che si incarta in un meccanismo che funziona, cioè Frattesi purtroppo non ha trovato la sua quadra all'interno del sistema Inter. L'anno scorso ha fatto delle belle cose, è stato anche incisivo in alcune partite, però sembra sempre che non arrivi mai ad incastrarsi perfettamente col meccanismo. Secondo te quale sarà poi il destino effettivo di questo giocatore? Magari già a gennaio. Allora, mi spiace tanto dover dire che la stagione migliore di Frattesi è stata la prima, quando ancora era un'alternativa ai Sì, titolari, e però aveva inciso tantissimo, perché aveva segnato anche lì, non so se 9, 10 gol, e ha fatto assist, riusciva a dare un apporto anche da alternativa. In realtà l'anno scorso, e ancor più quest'anno, si sta vedendo molto poco, e quando ha le sue occasioni non riesce a sfruttarle. Probabilmente lui è rimasto perché nell'ottica di un cambio tattico, no, si parlava tanto del sì, 3-4-2-1, sì.
poteva avere più chance, no, in uno dei due dietro la punta. In realtà, saggiamente, secondo me, Kiwior è rimasto sul 3-5-2 e lui fa fatica a trovare un incastro. Però qui io non credo che sia un problema di scelte dell'allenatore. Penso che sia lui che io apprezzo tantissimo Frattesi, perché secondo me è un ragazzo, oltre che essere un giocatore con del potenziale, è anche un ragazzo fatto bene e quindi non parlerò mai male di Frattesi. Certo è che lui deve dimostrare di poter starci in questa squadra, come sfruttando le occasioni che comunque gli capitano. Viceversa, sappiamo che gennaio dell'anno scorso c'è stata una possibilità di vederlo alla Roma, ma poi non c'è stato l'incastro dal punto di vista economico. Non posso escludere che ricapiti questo tipo di situazione, cioè che si cerchi una soluzione ideale anche per lui. Non è semplice perché comunque la richiesta dell'Inter non è sempre una richiesta importante, stiamo parlando di più di 30 milioni e faccio fatica a immaginare un club che si impegni per questa cifra a gennaio, però non si può escludere perché effettivamente fino adesso è sembrato proprio un pesce fuor d'acqua nell'impianto di Kivu. Senti, prima abbiamo parlato di promozioni e di bocciature, è ancora presto, però sicuramente in questo momento possiamo dire che la prima parte di stagione di Christian Chivu alla guida, dell'Inter è sicuramente molto positiva. Ti aspettavi da una parte, so che tu sei sempre molto ottimista comunque e avevi a una buona considerazione anche del mister, però ti aspettavi questo impatto e soprattutto questa gestione di un gruppo che, lo dico sempre, arriva da delle ferite veramente difficili da ricucire e Kivu sta facendo un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. Allora, no, io in realtà ero scettico, lo dico proprio, serenamente, perché l'avevo anche scritto, ma non per Kivu, che, ho imparato ad apprezzare prima come giocatore, poi come uomo e piano piano anche come allenatore. Non era quello che mi spaventava. A me spaventava la risposta dello spogliatoio, perché rispetto a 4 anni di un certo tipo, che sono, terminati con un fallimento sportivo come quello di Monaco, il mio timore è che quel gruppo un po', diciamo esaurito dal punto di vista mentale, potesse rigettare un tecnico con così poca esperienza. Quindi io ero molto scettico, ero spaventato e preoccupato. E invece mi sono sbagliato, perché Kivu è stato prima ancora che un bravo allenatore, e lo stiamo vedendo, un bravissimo psicologo. Ha fatto una cosa che non è così banale. Io mi ricordo quando arriva Benitez dopo Mourinho, Benitez sbaglia tutto da quel punto di vista. Il suo approccio è stato: io sono Benitez e vi insegno io come si sta al mondo. Rigettato dallo spogliatoio. Invece Kivu ha capito come doveva entrare nella testa di questo gruppo per fargli dimenticare o quantomeno scordare parzialmente il finale tragico sportivamente dell'ultima stagione e mi ha sorpreso perché adesso si vede che tutti i ragazzi sono concentrati, uniti, remano tutti dalla stessa parte e hanno individuato in Kivu il loro condottiero. Questa cosa mi sta sorprendendo, io pensavo ci volesse più tempo, pensavo che anche dal punto di vista fisico l'Inter potesse pagare dopo una stagione così faticosa come la passata, invece il gruppo corre pure, sembrano tutti in salute e quindi il lavoro iniziale è solo parziale, siamo soltanto a novembre, ma la prima parte di questo lavoro è stata certamente più che soddisfacente, complice anche, va detto, un calendario fin qui semplice in Champions League, e bisogna dirlo, e anche il fatto che in campionato, nonostante 3 sconfitte, la concorrenza ha avuto i suoi problemi, quindi bisogna anche valutare queste cose qui, ma sicuramente il lavoro di Kivu dal punto di vista dell'approccio mentale è stato eccellente. Ti faccio al volo una domanda sulla concorrenza, visto che l'hai citata. 4 domande di getto, mi rispondi Sì. tu. La prima: se Conte riesce secondo te a rianimare il Napoli, se Allegri con comunque un Milan senza coppe può replicare eventualmente quella che è stata poi la cavalcata del Napoli dello scorso anno, se Gasperini riuscirà a non farsi, come dire, fagocitare, ecco, da un ambiente romano che sappiamo essere molto, molto, focoso e soprattutto riuscire a dare una continuità alla Roma, che è la cosa che forse manca a questa squadra da diverso tempo, e se Spalletti è l'uomo giusto per riportare, ecco, la Juve ai livelli che conosciamo. Allora, velocissimo. Conte. Io temo che Conte
sia in quella fase in cui pensa più alla distruzione che alla costruzione, che noi conosciamo molto bene. Poi il Napoli è una squadra talmente forte, secondo me potenzialmente, che magari riesce a uscirne, però la mia sensazione è che in questo momento, vista la sua difficoltà nel gestire il doppio confronto, campionato Champions, il rischio è che ci sia il famoso rigetto da parte dello sfogliatoio, dell'allenatore. Certo è che lì De Laurentiis non esonererà mai Conte, perché non gli consentirà mai di uscire con una buona uscita, e quindi bisogna capire chi molla per primo in quel caso. La partita con l'Atalanta da questo punto di vista è già importantissima, perché una non vittoria significherebbe dover arrivare allo scontro finale, secondo me. Allegri bravo. Allegri può piacere o no dal punto di vista del gioco sul campo, sappiamo che c'è un ampio dibattito su questa cosa, ma lui è un maestro, secondo me, di gestione del singolo appuntamento settimanale. Io do il Milan tra le strapapabili per lo scudetto, perché con una partita a settimana Allegri è veramente capace, e quindi attenzione al Milan già per il derby, ma in generale attenzione al Milan di Allegri. Gasperini mi sta sorprendendo, io non ho mai avuto dubbi sul fatto che lui fosse bravo. Sul simpatico possiamo ragionarci, ma sul fatto che lui sia proprio bravo lo ha dimostrato in 9 anni a Bergamo. Non pensavo che riuscisse a fare una cosa come quella che sta facendo a Roma, cioè una squadra molto poco fin qui gasperiniana, cioè che ha una grande fase difensiva e una fase offensiva ancora non proprio gasperiniana, eppure nonostante questo è al primo posto insieme all'Inter, quindi molto bravo. Regge fino alla fine in ottica scudetto? No, io non credo che avrà le possibilità di combattere per lo scudetto. Credo che però avrà le possibilità di stare in zona Champions, e sarebbe già moltissimo. Tra le altre cose, la Roma è per me serissima candidata alla vittoria dell'Europa League. Spalletti nella sua carriera ha 9 volte su 10 raggiunto l'obiettivo che gli è stato chiesto. Tutte le volte ti ha portato all'obiettivo, che fosse la qualificazione alla Champions, la vittoria, questo e quell'altro. La Juventus continua ad avere dei limiti nella costruzione della rosa che sono evidenti, cioè la rosa della Juve ha dei buchi qua e là, quindi se Gennaio porta dei pezzi per sistemare questa cosa, che però vorrebbe dire spendere ancora soldi, fare delle robe, allora Spalletti può fare ancora una volta questa cosa, cioè raggiungere l'obiettivo, che in questo caso sarà la qualificazione alla Champions. Ma non è così scontato, perché anche quest'anno la Juventus ha investito tanto, ma male, perché ha i giocatori che hanno un nome e un potenziale, ma si incastrano non benissimo gli uni con gli altri. Quindi se devi dirmi una squadra che potrebbe restare fuori dalla Champions, visto che ne abbiamo citate 5 tutte positivamente, è la Juventus. La Juventus secondo me è un po' a rischio rispetto alle altre, perché io le due milanesi le metto serenamente in zona Champions. La Roma mi sembra sul pezzo. Napoli bisogna capire, però sì, perché il potenziale ce l'ha tutta. In questo momento tra queste la Juventus è quella secondo me più in difficoltà. Grazie mille a Fabrizio Biasin, ti lascio andare e ti ringrazio davvero Fabrizio per essere stato qui con noi. Grazie a te Romina, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti e buon derby. Grazie. Con Buon Sozza. derby. Con Sozza. Sì, Sozza, è vero, è Aureliano al VAR, è uscita Con poco fa Sozza. la disegnazione. Col Incrociamo le milanese dita. Sozza ad arbitrare. Incrociamo le dita, che serve, che serve. Grazie Facciamo in bocca Fabrizio. al lupo anche a lui, perché insomma Sì. non deve essere semplice. Okay. Partita come il derby non semplice e lo sa bene. Grazie mille a Fabrizio Biasin, davvero, a presto. Ciao, un abbraccio a Ciao, tutti. ciao. E allora ragazzi ringraziamo ovviamente Fabrizio Biasin per essere stato con noi. Io vi ricordo che torniamo ovviamente oggi pomeriggio con il consueto appuntamento in live dalle 19:30 qui su Passione Inter. Vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.